Bentornati e benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe e benvenuti su Ferrovie e Miniature. Oggi andiamo a vedere un argomento interessante. Ho pensato di rimettermi a fare questi video anche perché è come se stessi ricominciando da capo, no? Nel senso che dopo un tot dove siamo andati per qualche anno un po' così, diciamo, altalenanti, no? Quindi ho detto, boh, adesso riprendiamo piano piano, visto che ci siamo rimessi a lavorare seriamente, io le mie cose le ho fatte e poi vi devo dire la verità, ragazzi, ho troppi canali, quindi questa cosa ha inciso molto. Ho dovuto per un certo periodo tenerli, quindi ho dovuto trottare con questi canali e mi sono sentito un po' schiavo alla fine, a un certo punto un po' schiavo di questo sistema e mi sono detto un giorno, ma perché continuare a fare magari canali che effettivamente sì, sono stati dei canali dove mi hanno dato tante opportunità, mi hanno dato modo di poter cambiare, di fare tante cose, però sono quei canali dove io non ho effettivamente divulgato la mia vera passione. E quindi questo, per esempio, Ferrovie e Miniature è uno dei miei canali dove effettivamente sono io che coltivo la mia passione. Quindi questo canale non può morire, questo canale deve continuare e questo ovviamente grazie anche a voi che mi avete supportato per anni e soprattutto sopportato, perché all'inizio è stato un po' così, no? Ho preso un po' di decisioni e mi sono detto questo è l'anno in cui devo fare un po' di pulizia anche per YouTube, no? Nel senso non pulizia perché le altre cose che faccio non vanno bene, ma semplicemente perché arrivati a 50 anni non ho più né le forze di prima, dal punto di vista mentale parlo, ragazzi, perché sono ancora bello forte, ma oltretutto mi sono detto perché mettermi a fare tanta roba, focalizziamoci su quello che effettivamente so fare e questo sicuramente è il canale dove io mi diverto, prima cosa, divulgo qualcosa che mi piace fare, che so fare e ovviamente ho il mio riscontro anche da parte di chi mi segue, ok? Quindi niente, allora andiamo a vedere questo argomento perché? Perché è importante, specialmente per chi magari in questo momento è appena entrato in questo canale e giustamente avendo letto il titolo si sarà chiesto, ciao, fammi vedere un po' come funziona quest'ambiente. Premetto che io sono stato un negoziante, commerciante di articoli di modellismo ferroviario per 7 anni a Milano, ti parlo di tanti anni fa, e quindi so com'è il commercio e il business di questo mondo, ok? Oggi è cambiato, è molto più ampio rispetto a prima, ci sono molti siti online che offrono dei prezzi più accessibili rispetto a prima, però vi devo dire la verità, quando parliamo di modellismo ferroviario abbiamo ovviamente fatto una scelta un po' particolare. Gli hobby nella vita sono tanti, c'è chi sceglie magari di andare in palestra come hobby, c'è chi sceglie di fare caccia, pesca, no? E ogni hobby, sapete benissimo, ha un costo e il costo comunque vale sempre in base a ciò che io scelgo di fare, ok? Quindi se io vado a caccia e voglio fare una caccia fatta in un certo modo, dovrò equipaggiarmi di varie situazioni che mi permettono di poter fare quel tipo di hobby. Se io vado a pesca è esattamente la stessa cosa. Certo, io posso andare a pesca con una canna di bambù, con del filo che compro a 1,50 € dai cinesi e se sono bravo porto il pesce a casa lo stesso. Ma se io voglio fare il pescatore sportivo, ovviamente sto parlando, di un certo livello, sapete che ci sono i negozi di caccia e pesca che vi vendono gli articoli per fare questo tipo di hobby che sono ovviamente di un certo tipo di qualità e hanno un prezzo totalmente differente. Questo accade anche nel modellismo ferroviario, quindi benvenuti, se siete appena entrati in questo mondo, vi do il benvenuto perché vi prometto che da oggi in poi comincerete a fare il modellismo ferroviario. Perché? Perché sarò in grado di convincervi che è alla portata di tutti. Perché dico questo? Perché ho visto i commenti che mi avete messi in alcuni video che ho fatto nel passato, c'è chi parla di poco stipendio, eccetera. Bene, oggi non voglio parlare di questo, perché non sono qua per fare questo, ma sono qua per divulgarvi questa scienza del modellismo ferroviario. E vi dico una cosa, è ovvio che ci sono anche nel modellismo ferroviario prodotti che hanno un costo e ovviamente una certa qualità, e ci sono prodotti che hanno un altro costo e un'altra qualità. Ma con questo non vuol dire che voi non possiate fare del buon modellismo anche comprando prodotti che non sono di altissima qualità. Dipende anche dove dovete andare, che cosa volete fare, quali sono le vostre intenzioni. Bene, quando dico la parola intenzioni mi viene in mente sempre l'altro mio canale. Non so se molti di voi, forse qualcuno mi segue nell'altro canale. Io ho un canale dove, tra i tanti che vi dicevo, che anche quello non chiuderò perché è uno dei miei canali preferiti,
dove io parlo di legge d'attrazione. Sono sempre stato appassionato della filosofia, dell'esoterismo, anzi approfitto, andate a vederlo se vi piace, dopo aver visto questo video. Il mio canale si chiama Joe Secret ed è un canale basato proprio su argomenti di spiritualità, di esoterismo, eccetera, ma soprattutto di legge d'attrazione. Io ho scritto anche dei libri, non so se lo sapevate. Lo so che adesso mi direte, quando fai il libro delle ferrovie? Uscirà anche quello, ve lo prometto. Ci sto lavorando sopra, devo fare anche un libro per appunto ferrovie e miniature. Ma tornando al discorso, intenzione, no? Quindi quando ci si focalizza di voler fare un qualcosa e quel qualcosa viene focalizzato in un certo modo, ok? Mettere a fuoco un bel plastico, ok? Fatto in un certo modo, dove magari devo esibirmi a una mostra o devo metterlo anche in una sala della casa dove devo fare una bella esposizione o comunque devo partecipare a degli eventi particolari dove chi viene a vedere all'occhio clinico, all'occhio del modellista, di quello super, diciamo, preparato, è ovvio che devo stare attento a certi particolari, certi dettagli. Qua voglio appunto focalizzarmi su una cosa, cioè il modellismo ferroviario è, tanto per cominciare, un gioco. Quindi quello che a volte mi lascia un po', continua a toccarmi qua, perché ci deve essere qualche cosa tipo ragnatela, perché prima sono stato nel garage a fare i lavori sul plastico e me le sono portate dietro. Dicevo appunto, se la vostra intenzione è quella di fare appunto un'esibizione, qualcosa di grosso, dobbiamo appunto valutare come mi ci devo presentare a questa cosa. Oppure se voglio fare il plastico da tenere in casa per fatti miei, me lo guardo solo io, mi diverto solo io, è un altro conto ancora. Se devo fare un piccolo diorama solo per farmi le fotografie dei miei treni, di tutto il mio parco macchine che conserverò nel mio armadietto e ogni tanto li tiro fuori per guardarli e fargli la foto, è un altro conto ancora. Ci tengo a precisare che ci sono anche persone che sono capaci di autocostruirsi i prodotti, addirittura c'è chi si autocostruisce i binari e addirittura i treni stessi, ok? Oggi ci sono infinite possibilità e opportunità, ma quello che voglio farvi capire oggi è della parte commerciale di questo mondo, che è appunto quello che è tenuto su dalle 4-5 aziende potenti che sono nel settore, che mantengono in piedi questo hobby. Perché, per esempio, so che tanti di voi sono degli autocostruttori, quindi semplicemente comprate la balsa o comprate la plastica o comprate l'eolite o comprate il legno e vi fate le autofabbricazioni dei modelli, e addirittura magari c'è chi fa le fabbricazioni di edifici, eccetera, eccetera. Questo non vuol dire risparmiare, vuol dire comunque avere intanto delle attrezzature che dovete comprarvi, e anche qui c'è da tirar fuori dei soldi, e poi comunque la materia per lavorare va comprata, a meno che cominciate a fare come quelli che vanno a rovistare nelle discariche, e a quel punto potete lavorare anche con materiali di recupero. Ma ora io mi sposto col discorso e ritorno sul focus commerciale, cioè quelle che sono, per esempio in questo caso vi faccio vedere, andiamo su un sito che è uno dei siti tedeschi che secondo il mio punto di vista è il più economico in assoluto, che vi consente di poter acquistare molte marche, hanno veramente tutto, è un negozio anche fisico in Germania, si chiama Modelbahn Shop Lipp, molti di voi lo conoscono perché lo so, ed è sempre stato un negozio sul pezzo, quindi molto disponibile, hanno parecchia roba, vi danno sempre garanzie, eccetera eccetera. Loro, come potete vedere nell'home page, hanno messo tutta la parte dei marchi, che sono i marchi che in questo momento storico del 2025 tengono in piedi questo settore. Come potete vedere sono tanti i marchi, ci sono marchi di vario genere, non mi ricordo, io ho fatto un video forse dove parlavo dei marchi, ma forse lo rifaccio visto che stiamo ricominciando da capo. Ci sono tante marche, ok, che vi consentono di potervi divertire. Questo significa che, per esempio, per fare modellismo ferroviario la prima cosa che dobbiamo fare è decidere dove farlo. Quindi una volta deciso, ma questo non è il video adatto perché farò un video a sé dove parleremo di ambienti, come fare, dove farlo, lo spazio, eccetera. Oggi parliamo di prezzi, quindi quanto spendo effettivamente per fare un plastico, e oggi uscirete da questo video capendo che più andrete a mettere mozzarella sulla pizza e più costa. Intanto vi faccio vedere giusto uno spoiler piccolino di alcune cose, per chi magari, questa parte è dedicata a chi magari è appena cominciato in questo settore, no? Per esempio, ne prendo una a caso, Hawagen. Hawagen è un'azienda, come potete vedere dalle immagini, che fa e propone un sacco di articoli a catalogo che sono appunto
adatti alla costruzione del layout, quindi che possono essere edifici, stazioni, case, castelli, ambientazioni varie che possono essere passaggi a livelli, ponti, tante altre cose. Ovviamente c'è anche la parte dedicata alla natura, alla vegetazione, ci sono varie scale come potete vedere, creazione di strade, eccetera eccetera. Anche questa azienda è un'azienda tra quelle più economiche, ma ne parleremo più avanti. Vi sto dando giusto un piccolo spoiler per farvi capire più o meno l'idea di questo mondo. Poi abbiamo Fleischmann, per esempio. La Fleischmann è un'azienda tedesca dove produce materiale di rotabili in scala N, vedete fa treni effettivamente, e li produce in scala N. Una volta Fleischmann faceva anche H0, ma ora si è suddivisa con il carico con la Roco, quindi loro fanno la parte N, mentre la Roco, che è un'altra azienda che vi faccio vedere che è questa, è uguale, vedete anche il sito è uguale, solo che la Roco è più concentrata ovviamente esclusivamente sulla scala H0. Anche il discorso scale ne parleremo in un prossimo video, andremo a capire e analizzare quale scala è meglio adottare per i vostri spazi, per le vostre tasche, eccetera eccetera. Poi ragazzi abbiamo la Faller, per esempio, che è un'altra grande aziendona, molto simile alla Wagen ma molto più ampia, offre veramente una vasta gamma di prodotti per allestimento dei plastici, tra cui oltre agli edifici, le stazioni e la vegetazione, ma è specializzata sulla produzione di giostre, quindi Luna Park funzionanti sempre in scala H0, e anche il car system, che sono appunto le macchine, gli autoveicoli, gli autobus, i camion che girano sul vostro plastico in maniera molto realistica, come se fossero telecomandati. Fa veramente tantissima roba. Detto questo, andiamo ora ad analizzare effettivamente il discorso di questo video, cioè concentriamoci su ciò che vi volevo dire. Per esempio, io ho aperto in questo momento AnyRail, che in questo momento è diventato 7.10, che è un software che vi consente di poter progettare i vostri plastici ferroviari. In questo caso io ho preso una misura standard, come potete vedere, dove di media è possibile metterselo in casa, cioè nel senso stiamo parlando di una misura di 1,85 m per 92 cm, è il minimal che si può fare nel mondo dell'H0. Ve lo sto esponendo in H0 perché è una delle, diciamo, delle scale più vendute, dove c'è più possibilità di acquistare tanto materiale. L'H0 ovviamente vi consente nello spazio minimo, quindi facciamo finta che voi abbiate solo questo spazio, ed è il minimo che potete fare anche a livello di raggi, altrimenti già non è più plastico ma diventa diorama. Quindi stando in una misura minima da 1,84 m per 92 cm otterrete una specie di ovale in questa maniera, ok? Quindi facciamo finta che voi iniziate in questa maniera qua, quindi comprate ovviamente il legno, che dovete per forza metterlo da qualche parte, questo plastico dovete appoggiarlo da qualche parte, quindi una tavola di legno da 1,90 m circa per 92, andate a spendere già sui 35-40 euro, ok? Poi dovete magari appoggiarla e costruirgli i piedini, eccetera eccetera, già lì il prezzo sale. Però basiamoci su questi prezzi molto minimal, facciamo 50 euro di legno, ma vi posso garantire che costa di più. E poi dobbiamo comprare questi binari che ci consentono di cominciare a fare un minimo tracciato ovale, proprio un classico dove il treno possa girare, e sfruttare poi gli spazi interni ed esterni per mettere qualche cosina, giusto per creare un layout, un'atmosfera un po' particolare. Ma questa è proprio la base, per farvi capire già da questa base, dove non c'è nulla, dove non c'è niente, quanto si spenderà per cominciare, ok? Quindi ricordiamo, 50 euro di media mettiamo per il legno, per appoggiarci sopra questi binari. Poi andiamo a comprare questi binari. Come potete vedere qui sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 binari dritti che hanno il codice, appunto questo qui, che è il codice della Pico 55401. Andiamo a metterlo questo qua nel carrello e costano 3,38 euro l'uno, e stiamo parlando di model banchi a prezzi molto accessibili, che di base costerebbe 3,80 euro. Ne ho messi 8 nel carrello, ok? Mentre l'altro binario che dobbiamo usare è il curvo, quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 binari curvi codificati col codice appunto 55412, che io ovviamente ho già messo nel carrello, che è questo, vedete? Il 55412 costa 4,75 di listino, model van ve lo dà 4,23, ne ho messo nel carrello 12. Andiamo nel carrello, li ho messi, e se io dovessi acquistare stiamo spendendo già 77,80 euro, ok? Ho scelto di usare i binari già con la massicciata proprio per chi inizia da zero e non ha voglia di sbattersi a comprare dei binari senza massicciata, dove poi dovrà comprare la massicciata a parte, e quindi sarebbe una spesa ulteriore. Quindi sto effettivamente
minimizzando il tutto proprio per spendere il meno possibile. Quindi state spendendo 77,80 € più 50 € di legno solo per farvi questa roba qui, siete intorno ai 127 € e ancora non abbiamo fatto niente, perché poi volete mettergli un minimo di erba sopra questo plastico, quindi dovete andare in una di queste aziende tipo, che ne so, la Wagen, che ve la vende veramente a poco, quindi andiamo a cercare dov'è l'erba, che potrebbe essere per quelli, diciamo, che stanno appena iniziando, quella più semplice da mettere è l'erba in tappeto, no? Quindi il rotolo di erba che la Wagen dovrebbe vendere, ed è questo per esempio della Wagen, costa 8,50 € e ci fate 0,175 metri quadri, quindi per fare tutto il vostro layout dovete comprarne almeno 3. Quindi andiamo a metterne 3 nel carrello, sempre nel sito di Modelbank, che ce lo fa pagare un po' meno, vedete 6,97 € rispetto agli 8,50 € e vi dicevo appunto che ne avete bisogno di almeno 3. Quindi in questo caso voi avreste una tavola con su dell'erba, i binari e fine, quello vale lì. Ok, quindi non stiamo parlando nemmeno di treni, quindi non avete neanche il treno per farlo girare, quindi anche lì ci sarà una spesa aggiuntiva, che vi ricordo che ci sono gli star set per iniziare, uno star set di media, per esempio questo qui 149,90 è il più economico in assoluto, lo mettiamo nel carrello, anche questo vedete vi offre una locomotiva diesel con 2 carrozze, stiamo parlando proprio di una cosa basica, proprio in questa maniera qui. Quindi andando ad aggiornare il carrello abbiamo comprato i binari, un po' di erba, uno star set per cominciare, il tutto 248 €. Ovviamente per esempio nello star set andate ad abbattere i costi dei binari, quindi se comprate lo star set con dentro il treno, questi binari che vi ho fatto vedere qua li potete togliere, cioè togliete questi, i curvi, perché li trovate nello star set, e questi qui ne dovete scendere a 3, ve ne servono solo 3 per completare il tracciato. Quindi comunque scendiamo a 180 € più i 50 € per il pannello di legno da andare a appoggiare, senza quantificare il fatto che poi ci serve della colla, dei chiodini per bloccare i binari oppure delle vitine per bloccare i binari, e con questo voi praticamente avete cominciato ad avere un posto dove appoggiare i vostri treni, il vostro treno, e vederlo girare su un tavolo da 1,80 m x 95 m, e il treno fa sempre questo giretto qua. Se volessimo esagerare togliamo questo binario, mettiamo uno scambio, perché che fai, non ce la fai una stazione? E allora ce la mettiamo una stazioncina piccolina qui con uno scambio, più gli mettiamo dei binari qui, che facciamo una piccola stazioncina giusto per tenerla, ecco qua, per tenere il treno che si ferma, così abbiamo creato qualche cosa in più, e quindi abbiamo aggiunto lo scambio che codice è? Codice 55420. Andiamo a comprare il 55420, che è questo ragazzi, che mettendolo nel carrello questo vi aggiunge altri 22,38 €, perché costa 25 di listino. Quindi aggiornando il nostro carrello andiamo a vedere, siamo ritornati a 203 più 50, abbiamo semplicemente aggiunto uno scambio vedete quanto costa, senza motore, senza niente, così, manuale, 22 €, quindi 250 € avete questa base qua, e non avete nulla, ok? Quindi senza che io vi spieghi, vi porti avanti questo discorso, vi faccio capire che più mettete binari, più dovete mettere, magari se volete abbellirlo e farlo diventare un vero plastico, dovete cominciare a creare strade, dovete cominciare magari a mettere degli alberi, degli edifici. Gli edifici costano di media, avete visto, prima vi ho fatto vedere per esempio una piccola stazioncina della Faller, che è questa qui, che vedete è bellina, no? Che potete modificarla questa e farla diventare anche italiana, cambiandogli i colori, facendo qualche ritocco, e siamo già su 74 €, quindi fatevi un'idea di che cos'è il mondo del modellismo ferroviario. Quindi se, tornando al discorso di quelli che hanno commentato negli altri video, siete magari dei ragazzi giovani che state facendo, state intraprendendo una vita lavorativa appena agli inizi, dove prendete 800-900 € al mese, potete comunque cominciare, ma passo passo, un po' alla volta. Un mese tirate fuori 20 €, 30 € e vi comprate la colla, l'erbetta, 2-3 binari, e cominciate così. È l'unico modo, come ho fatto anch'io quando ero ragazzino, quindi l'unico modo per cominciare spendendo il possibile è questo, ma potete comunque arrivarci, non dovete per forza ingolfarvi di cose che poi magari abbandonate, perché magari effettivamente questo mondo non lo conoscete, magari vi annoia, quindi non riuscite a portarlo a termine e avete buttato i soldi. Invece è chiaro che se potete permettervi di più, allora il discorso cambia. Ma di questo ragazzi andremo ad approfondire in un prossimo video, quali marchi utilizzare, che ambienti fare sfruttando i vostri spazi,
come farlo, dove farlo, se farlo in cantina, nel soffitto, vi darò tutte le delucidazioni in merito. Quindi in conclusione nel prossimo video vedremo alcune cosine in più, quindi marchi eccetera eccetera. Grazie per avermi guardato, mi raccomando like, iscrizione se non l'avete ancora fatto e vi voglio bene. Ci vediamo alla prossima, ciao!